Buonasera amiche ed amici, allora questo è un breve video per mostrarvi dei microfoni che ho comprato per il canale, che sono questi qua, sono i DJI Mic Mini, presi qualche giorno fa in sconto al Black Friday qua in Germania. Quindi ho già fatto l'unboxing in realtà, in questo momento sto registrando dal microfono però del cellulare, quindi andremo a fare poi un test dopo. Andiamo a vedere intanto che cosa c'era nella confezione e partiamo. Sì, ecco qua, dentro la custodia c'era praticamente questa sua bella borsetta, molto caruccia, molto utile. Io apprezzo un sacco ogni volta che quando si compra dell'attrezzatura, diciamo, arriva già con la sua custodia. Allora, dentro la custodia io ci ho messo appunto i microfoni, eccoli qua, nella sua custodia di ricarica. Adesso andiamo a vederli un attimino. Poi c'è un taschino interno qua, che non so se si vede, eccolo qui, dove ho riposto gli accessori in dotazione che arrivano nella confezione, ovvero un cavo USB tipo C, invece di qua USB normale, per ricaricare appunto la custodia. La custodia è arrivata con la batteria quasi al minimo, ma ho potuto provarla subito già. Poi comunque qua c'è un cavetto 3,5 mm, quindi mini jack da attaccare per le videocamere quando si vuole usare il ricevitore per le videocamere, e 4 carucci filtri antipop e antivento da clippare, attaccare con la clip sopra ai microfoni direttamente, e arrivano in due colorazioni, quindi nero e grigio topo, tipo capelli da scienziato pazzo, Doc di Ritorno al futuro. Allora, quindi questo è quanto, e andiamo a vedere cosa c'è nella custodia. Allora, aprendola, esattamente, anche la prima volta è successo esattamente questo, cioè i microfoni si accendono tutto, questo è il ricevitore e sono già collegati, il che è una grandissima figata. Allora, eccolo qua, DJI. Qui c'è il connettore che la prima volta non era inserito, e io ho un iPhone e ho il connettore Lightning ancora perché ho un iPhone 14, quindi non è tipo USB-C. Questo connettore è venduto a parte, quindi non era incluso nella confezione. Nella confezione arriva soltanto il connettore, eccolo qua, incastrato, di USB tipo C. Eccolo qua, questo è in dotazione, quindi il Lightning invece non è in dotazione. Poi abbiamo i microfonini, eccoli qua, guardate che carucci, piccolini, con già attaccato dietro il magnete, quindi se vogliamo riporlo, ad esempio attaccarlo a una maglietta eccetera, magnete che ha brand da questa parte e non brand da quell'altra, ma dovrebbe funzionare esatto in ugual modo, quindi volendo uno potrebbe attaccarsi il microfono senza esporre il brand e lasciare il microfono sotto la maglietta. Microfono che ha configurazioni molto basi, quindi accensione e spegnimento, se teniamo premuto per un paio di secondi si spegne. Questo è per un eventuale pair di nuovo, perché questi microfoni possono essere collegati direttamente anche all'iPhone, ma la qualità, ho visto qualche altra recensione, non l'ho ancora provato io, è un po' bassa, quindi non consigliato. Secondo me conviene sempre, da quel che ho capito, passare attraverso, diciamo, il ricevitore ufficiale, e la qualità è decisamente più alta. Poi c'è quest'altra spia che adesso è spenta, ma se noi andiamo a schiacciare una sola volta il tasto di spegnimento, quindi se lo teniamo premuto si spegne, se lo schiacciamo una volta si accende anche questa spia, che è la riduzione del noise, quindi il noise cancelling integrato. Anche lì ho letto che è abbastanza, cioè è utile in realtà, ma non è eccezionale, però c'è anche questa quindi opzione. Quindi rimettiamola a posto, sono magnetici, quindi tac, rimangono dentro perfettamente. C'è anche, ecco qua, il buco per riporre l'eventuale adattatore, quindi se vogliamo cambiare, usare un USB tipo C perché cambiamo telefono o usiamo un altro apparecchio, possiamo farlo. Ho visto che anche posso collegarli al computer e usarli per registrare o magari fare videochiamate, credo, eccetera. Qui c'è una riduzione del
praticamente di decibel, cioè di una configurazione a 0 o a più 6, più 12 oppure meno 6 e meno 12. La sensazione è abbastanza buona, scatta bene, si capisce che è entrato, tac, e lì ci rimane. Ci sono un po' di configurazioni da fare anche nell'applicazione, ecco qua c'è anche per fare il pair e per attaccare appunto l'uscita del mini jack per le fotocamere. Dicevo, un po' di configurazioni da fare, ho visto, si può registrare in mono, quindi diciamo se ho i due microfoni attivati viene tutto su una sola traccia, si può registrare in stereo, quindi su due tracce separate, e si può fare anche una registrazione di backup, si può avere automaticamente. Poi si può impostare che se ad esempio io sono settato a 0 dB, quando registro il video fa una seconda traccia, anche quella però credo solo in mono e non in stereo, di sicurezza a meno 6 dB, quindi se ci fossero eventuali clip eccetera dovremmo essere salvi. Quindi qua lampeggia che sta collegato, andiamo a vedere, qua ci sono anche due ricevitori, tipo se tiro fuori un microfono adesso questo si dovrebbe matchare ed eccolo là, pronto. Il microfono numero 2 è pronto a registrare, quindi basterebbe in questo caso inserirlo all'interno del nostro cellulare e a quel punto avremo la possibilità di registrare direttamente, quindi si autoconfigura, il che è una grande figata. Qua c'è anche un USB tipo C, che quindi credo si possa caricare potenzialmente o lasciare il telefono attaccato alla corrente se uno dovesse fare dei video un po' lunghi, ad esempio come appunto riprendersi e usarla come una camera, e dovrebbe caricare il telefono e allo stesso tempo funzionare il dispositivo, essendo che iPhone appunto ha soltanto un ingresso e no ingresso cuffie. Quindi questo è quanto, e facciamo un test e vediamo cosa succede. Allora, piccolo test indoor in questo momento, velocissimo. Sto registrando con la fotocamera dell'iPhone 14 Pro, questo iPhone, quindi già abbastanza buono. Vediamo cosa succede se connetto i microfoni. Quindi connettiamo. E questo è invece il suono con il microfono del DJI, quindi ecco, questo è quanto. Adesso lo sto tenendo in mano il microfono, quindi non lo sto applicando sul maglione, che è un po' spesso questo maglione, e per quanto il magnete sia parecchio potente, questo è veramente spesso, quindi non prende tanto. Ci ho provato già l'altra volta, ma in realtà vabbè, potrei fare un test, ma in questo momento la proviamo così. Quindi microfono in mano. Se diciamo il microfono fosse messo qui, questa sarebbe la resa della microfonazione se fosse appunto clippato all'altezza del collo di lato. Questa sarebbe la microfonazione qui al centro, quindi se parlo guardando dritto in camera, o appunto dall'altro lato. Se invece mi muovo un pochettino più in basso centrale, questo è il risultato di questi DJI Mic Mini. Ecco qua, al centro. Allora, prezzo in realtà molto buono, li ho pagati 70 euro, quindi per il prezzo in realtà questo tipo di tecnologia, per avere un setup veloce e alzare un po' la qualità, anche perché poi ecco effettivamente dove si nota poi la differenza, se adesso mi alzassi e iniziassi a camminare a 300 metri, ho visto che arrivano fino addirittura a 400 metri in campo aperto, mi sentireste così, quindi come se stessi parlando attaccato alla videocamera, e questa sarebbe la grande differenza. Testeremo questi microfoni in qualche video a stretto giro. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, che è di grande aiuto e apprezzo molto, grazie. Un caro saluto e ciao ciao.